tutti e bentornati nel mio canale. Ho deciso di fare questo video perché dopo che avevo pubblicato il cartamodello del corpino sagomato, quello con le pens, alcuni di voi mi hanno scritto chiedendomi se esiste anche una versione di quel cartamodello del corpino ma senza tutte le pens. E la risposta è sì, esiste. E quindi nel video di oggi vi mostro come fare anche il cartamodello base del corpino senza pens. Faccio una piccola precisazione però prima di iniziare. Questi due cartamodelli hanno scopi diversi. Quello che vi ho già mostrato nel mio canale, cioè quello sagomato con tutte le pens, lo dovreste usare per fare capi aderenti, quindi che siano top, che siano camicie, che siano anche abiti, perché quel cartamodello si usa anche per fare la base dell'abito. Sono tutti capi che devono essere aderenti, che presentano dei tagli da sagomare nel corpo. Il cartamodello di oggi invece, essendo largo, senza tagli, il minimo indispensabile e senza pens, lo potete usare per fare le camicie, quelle larghe, le bluse e anche abiti larghi, perché col cartamodello di oggi, allungandolo, potete anche avere la base dell'abito senza pens. Quindi qualsiasi abito largo che non sia particolarmente sagomato, aderente al corpo, con tanti tagli, potete partire dal cartamodello di oggi per farvelo. Quindi anche quello di oggi è a mio parere un cartamodello base must have perché vi permette di realizzare tutta una serie di abiti e quindi è bene avercelo in casa, diciamo, per poterlo usare per fare svariate cose. Nei futuri video cercherò anche di utilizzare questo cartamodello base per realizzare, immagino, una blusa o una camicia larga, devo ancora decidere, quindi vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi tutti questi video che pubblicherò. Munitevi di carta, penna e metro e segnatevi giù le seguenti misure. La circonferenza vita va presa facendo circolare il metro attorno al busto nel punto più stretto della pancia. Per semplicità vi conviene fissarvi un nastrino tutto attorno alla pancia a livello della vita, questo sarà poi un punto di riferimento che vi aiuterà a rilevare più correttamente tutte le altre misure. Per la circonferenza collo fate girare il metro attorno alla base del collo. La circonferenza seno va rilevata nel punto più sporgente del seno, meglio tenendo le braccia rilassate lungo il corpo e indossando la biancheria intima che si indossa di solito. La circonferenza torace invece va presa nel punto più alto possibile sotto le ascelle. E tutte queste circonferenze vanno prese con il metro parallelo al pavimento. Misurate poi l'altezza seno, cioè dal punto più alto della spalla vicino al collo fino al centro del seno. La lunghezza vita davanti va presa invece dal punto più alto della spalla fino al nastro che avevate fissato in vita, passando per il centro del seno. La larghezza torace davanti si misura dall'attaccatura di un braccio all'attaccatura dell'altro, ad un'altezza che è a metà tra spalla e centroseno, mentre la larghezza diagonale spalla o lunghezza spalla va misurata dalla base del collo all'inizio del braccio, dove c'è l'articolazione. Misurate poi la divergenza seni, cioè la distanza tra il centro di un seno e l'altro. Passiamo ora al dietro. La larghezza spalle dietro va presa dall'attaccatura di un braccio all'altra a circa 10 cm dal collo, mentre la lunghezza vita dietro si misura nel centro dietro, dalla base del collo al nastrino che avevate messo in vita. Ora che avete preso le misure, vi consiglio prima di andare avanti di completare questa tabella, che prevede di fatto di aggiungere le misure di vestibilità alle nostre misure corporee e dividere poi la misura per due, perché il cartamodello che faremo sarà su metà davanti e metà dietro. In questo modo, avendo già questi semplici conti fatti, andrete poi molto più veloci a fare il cartamodello. Quindi vi faccio un esempio con la circonferenza torace. Scrivete la misura vostra che avete preso prima, nel mio caso 84 cm. Prendete poi la tabella delle vestibilità che avevo condiviso con voi in un video in cui parlavo appunto della vestibilità, ve lo lascio sotto in descrizione se volete vederlo, e vedete che nella colonna 3, che è quella del corpino, ci indica di aggiungere dai 4 agli 8 cm totali di vestibilità alla circonferenza torace. Io qui ne aggiungo 8 perché lo voglio usare come base per camicie larghe. Quindi, tornando a noi, agli 84 cm devo aggiungerne 8, che fa 92, e poi devo dividere per 2 perché il cartamodello sarà a metà corpino davanti, quindi metà torace. E compilate così tutta la tabella con tutte le misure, usando per la vestibilità il lato destro della terza colonna. Iniziamo creando un rettangolo ABCD in cui AB misura come la lunghezza vita davanti, che per me è 42 cm. E il lato BC in fondo misura come la semicirconferenza seno calcolata prima più la vestibilità. Vi ricordo che il calcolo era circonferenza seno più vestibilità totale diviso 2, nel mio caso è 48 cm. Segno quindi AB lungo 42 cm e BC 48 cm.
Ora da C saliamo e segniamo il punto D, in modo che CD sia lungo come la lunghezza vita dietro, per me è 40 cm. Poi su BC segniamo E, che è il punto intermedio. Qui, come vedete, stiamo preparando la griglia iniziale e questa parte è molto simile al corpino sagomato che abbiamo già visto. Ora la stessa lunghezza di BE la segniamo uscendo in orizzontale da A e chiamiamo il nuovo punto F. E collego anche E con F in verticale. E F è la linea del fianco. A sinistra avrò il corpino davanti e a destra il corpino dietro. Sempre continuando a preparare la griglia, ci segniamo anche il punto intermedio tra C e D e lo chiamiamo H. Ora da D usciamo in fuori in orizzontale e segniamo G. Facciamo una linea perpendicolare a CD in pratica. DG è lungo come metà lunghezza spalle dietro e è una misura che ci siamo calcolati nella tabella di inizio video. E il calcolo era lunghezza spalle dietro più la vestibilità diviso 2. Nel mio caso il risultato è 18,75 cm. Ora da H tiro una parallela a BC e sul lato AB segno il nuovo punto I. E da G tiro in giù una linea parallela rispetto a CD e segno il punto H1 sulla retta HI. Da H1 dobbiamo poi segnarci in orizzontale il punto I1 e per calcolarci questa distanza tra H1 e I1 prendiamo la misura di HI, nel mio caso era 48 cm, dividiamo per 5 e aggiungiamo 1,5 cm, il risultato per me è 11,1 cm. E da I1 tiriamo una linea in verticale, parallela a tutte le altre verticali, e segniamo in cima il punto J1. Ora ci manca da segnare un'ultima linea orizzontale, che è la linea del torace. Da H saliamo in su e segniamo L in modo che HL sia un terzo di HD. Nel mio caso HD era 20 cm, quindi HL è 6,66. Ora da L tiriamo appunto una linea orizzontale parallela a HI e sulla sinistra segniamo il nuovo punto M. E do anche un nome a tutti gli altri punti, così riesco a spiegarvi meglio dopo il resto dei passaggi. Sulla retta I1-J1 segno J e su GH1 segno L1. Il punto a metà tra H e I lo chiamo Q e ora la griglia è finalmente pronta e possiamo effettivamente tracciare le varie linee dei cartamodelli davanti e dietro. Vedrete che comunque fare la griglia è la parte più lunga perché prepararla bene velocizza tutta la parte che stiamo per fare. Partiamo disegnando il cartamodello dietro che sta sulla sinistra del foglio. Da G scendo di 1,5 cm e segno O. Poi da D verso G segno un punto N in modo che DN sia lungo come la metà di DG meno 2 cm, nel mio caso fa 7,37 cm. E ora da N saliamo di 2,5 cm e segniamo P e poi colleghiamo D con P. Disegno ora la linea della spalla, congiungo P con O e esco in fuori segnando il punto P1 in modo che PP1 sia lungo come la mia lunghezza spalla, nel mio caso era 13 cm. Il cartamodello del dietro in realtà è quasi già finito, ci restano solo da disegnare le due curve del cartamodello, ossia quella che collega P e D, cioè il girocollo, e quella del giromanica che collega P1, L1 e Q. Per il girocollo faccio una linea che curva tanto vicino a P ed è quasi dritta vicino a D. E per il giromanica la curva è profonda nella parte bassa e sopra è quasi dritta. E il cartamodello del corpino dietro è quindi finito, passiamo ora al davanti. Ora da A verso F dobbiamo segnare un punto U, che è dove inizia la scollatura davanti. Per calcolare AU prendiamo la nostra misura larghezza spalle dietro, per me è 35,5 cm, e la dividiamo per 6. Il risultato è AU, per me è 5,9 cm. Segno anche il segmento AU1 nella linea verticale in modo che sia come la misura di AU più 2 cm. Nel libro viene detto di tenere AU1 uguale ad AU, però testando il cartamodello del corpino con le pens avevo visto che tenendolo uguale lo scollo è troppo alto e schiaccia troppo sul collo, quindi io vi consiglio di farlo già più abbassato di 2 cm come sto facendo io. Da J1 scendo di 5 cm e segno il punto Z. Ora disegno la spalla davanti, prendo quindi sempre la misura spalla che per me è di 13 cm come nel dietro e collego U con Z, fermandomi quando arrivo a 13 cm. Ora dovrei collegare Z, J e Q per fare il giro manica davanti.
ma dato che so che probabilmente tutta la spalla davanti è da spostare 1 centimetro in fuori, come avevo fatto per il corpino sagomato, il tutto per stringere meno sul collo, quasi quasi faccio subito questa modifica sulla spalla davanti e poi disegno il giro manica di conseguenza. Quindi sposto l'inizio e la fine della spalla, entrambi di 1 centimetro verso il fianco, e ridisegno il giro collo. A questo punto disegno anche il giro manica davanti corretto, se necessario potete stare anche un po' più in dentro DJ se vi serve per dare un minimo di curva al giro. Alla fine di questo video farò una tela di prova di questo corpino per vedere che tutto torni. Io qui ho spostato solo la spalla davanti di 1 centimetro in fuori. La spalla dietro la lascio così com'è perché secondo me non è necessario spostarla in fuori. Se ci dovessero essere problemi lo vediamo dopo nella tela di prova che farò. E ora faccio gli ultimi controlli. Mi sposto il pezzo dietro sopra il pezzo davanti per verificare che ci sia un bell'angolo nel giro manica tra dietro e davanti e anche nel giro collo. E per farlo mi ricopio al volo la parte alta del dietro su un foglietto a parte. Il giro collo fa una bella curva, il giro manica è leggermente spigoloso sul punto della spalla, quindi io gli aggiungerei quei 2 mm in più a ridosso della spalla, così sarà una curva più omogenea. Un'altra cosa che vorrei già fare, perché ho visto che nel corpino con le pencil non andava bene, è abbassare il giro manica nella parte bassa, perché è troppo alto così e stringe sulle ascelle. Nel corpino con le pencil lo avevo abbassato addirittura di 3 cm rispetto alle indicazioni del libro. E qui farei uguale, a maggior ragione perché questo cartamodello base è pensato per bluse e camicie più larghe, quindi sicuramente servirà un giro manica comodo. E mi dispiace perché avrei potuto dirlo prima, così facevamo un giro manica unico una volta soltanto, ma mi è venuto in mente ora. Per fare la manica del corpino senza pens disegniamo un rettangolo A, B e F. Il lato verticale AB deve essere lungo come la lunghezza manica, nel mio caso 58 cm. Segno i punti A e B. Il lato orizzontale in alto, AE, deve misurare come il settore corpino, cioè la distanza che c'era nel corpino tra H1 e I1. Nel mio caso era 11,1 cm, più la sua metà, quindi in totale per me fa 16,65 cm. Poi chiudo il rettangolo, segno anche in fondo la lunghezza di 16,65 cm, segno F e collego E con F. Ora da A dobbiamo segnarci G e questa misura corrisponde nel corpino già fatto alla distanza che c'è tra i punti L1 e P1. A me misura 11,5 cm e a questa misura dovete aggiungere 1 cm, quindi per me AG misura 12,5 cm in totale. Ora da G tiriamo una parallela ad AE e segniamo X sul lato destro, poi colleghiamo E con G con una diagonale. Ora troviamo tra A e B il punto intermedio e aggiungiamo 2 cm verso il fondo, quello è il punto N. E da N tiriamo una linea in orizzontale e segniamo P sull'altro lato, questa sarà la linea gomito. Segniamo il punto intermedio tra A ed E, lo chiamiamo L, e poi da L tiriamo una verticale fino al fondo della manica e chiamiamo il nuovo punto L1. Chiamiamo L2 il punto di incrocio di questa linea con la diagonale EG. Da L1 sul fondo saliamo di 2 cm e segniamo L3, che ci servirà per disegnare il fondo della manica. Segniamo anche il punto intermedio tra L2 ed E e lo chiamo E1. Allo stesso modo facciamo la metà tra G e L2 e chiamiamo il nuovo punto G1. Ora ci spostiamo da E1 in su di 1,5 cm e da G1 in giù di 1,5 cm. Questi saranno i riferimenti per segnare la curva della manica davanti. Quindi colleghiamo E con L2 e con G passando per i tratti appena segnati. E questa è appunto la manica davanti. Per disegnare la manica dietro, tra G1 e G scendo di mezzo centimetro e mi faccio un segno, mentre tra E e G1 tengo sempre il segno di 1,5 cm. E ora colleghiamo E, G1 e G. Tra E e G1 ci teniamo 1,5 cm come prima, tra G1 e G a mezzo centimetro sotto, come abbiamo appena segnato. E questa è appunto la manica dietro. Ora manca solo segnare il fondo, mi alzo anche da B di 2 cm e segno B1.
e collego B1 con L3 e F. Ora il cartamodello della manica così com'è è ancora inutilizzabile, dobbiamo ricopiarcelo aperto. Su un foglio a parte disegno una linea verticale che sarà la linea della spalla e corrisponde a e F. E ora mi metto sotto il foglio già fatto e a sinistra della linea verticale ricopio le parti del davanti della manica, mentre a destra ricopio il dietro. Ovviamente faccio combaciare la linea verticale con EF prima di ricopiare. Per la parte alta ricopio la linea che era prevista per il davanti, ossia E, L2 e G. Per il fondo ricopio questa linea che avevo fatto che corrispondeva all'orlo davanti, ma mi sono dimenticata nella base di disegnare l'orlo del dietro. Per l'orlo della manica dietro devo collegare B1 con L1 e F, quindi fare una curva più bassa. Ora per il dietro avrei bisogno di girare il cartamodello già disegnato, ma non vedrei nulla delle linee, quindi mi conviene usare un'altra tecnica. Me lo metto sopra, girato, metto sotto a tutto quanto un panno di feltro per creare una base morbida e ricopio il cartamodello con una rotella dentellata. Allineo sempre EF alla linea verticale e ricalco con la rotella tutte le linee del dietro, ossia quelle che non abbiamo ricopiato prima per il davanti. Comunque questa tecnica della rotella dentellata è la stessa che si usa quando si drappeggia qualcosa e si vogliono ricavare i cartamodelli cartacei da un drappeggio. Se siete curiosi di vedere come la si usa in quel caso, vi consiglio di dare un occhio al video in cui drappeggio un abito degli Oscar, in cui utilizzo quella tecnica ampiamente. Ve lo lascio qui sopra e anche sotto in descrizione. E quindi questa è la nostra manica quasi pronta per il nostro corpino senza pens. Ovviamente se volete fare una camicia la manica va poi modificata, va stretta sui lati, va creato il polsino, l'apertura eccetera eccetera. Questa è solo una base semplice, dritta e che ha il giro manica giusto per il corpino fatto oggi, adattabile quindi a vari design di maniche, di camicie o di bluse eccetera eccetera. Scrivetemi magari nei commenti qui sotto al video se volete vedere come fare un'intera camicia, se vi interessa di più vedere come adattare il cartamodello oppure come cucirla o magari tutte e due le cose. Poi sia il corpino sia la manica visti oggi vanno bene anche per creare la base dell'abito senza pens, quello non sagomato. Per fare quella base si parte appunto dalla base del corpino senza pens, quello di oggi, e semplicemente si allunga il cartamodello fino alla lunghezza voluta, tipo al ginocchio per farne una generica. Quindi di fatto avete anche il cartamodello base dell'abito senza pens già pronto. E niente, ora farò quindi una tela di prova al volo per verificare che il cartamodello torni bene e per far vedere anche a voi come veste. Prima però di concludere mancano giusto due ultimi aggiustamenti che mi stavo per dimenticare. Dobbiamo aggiungere sia nel giro manica sia nella manica le tacche delle maniche, una sul davanti e due sul dietro. Nel corpino le segno più o meno dopo che finisce la curva grossa, nel mio caso sono a 8 mm e 8 sia sul davanti sia sul dietro. E la stessa identica misura me la riporto poi nella manica. Queste poi sono delle tacche che vanno fatte coincidere quando dobbiamo cucire la manica al corpino. Altra cosa importante che stavo per dimenticare di fare. Se qui ho abbassato il giro manica di 3 cm rispetto alle istruzioni del libro, anche nella manica dobbiamo abbassare lo stesso punto di 3 cm. Quindi nella manica scendiamo da G di 3 cm e abbassiamo quindi l'inizio della pala di 3 cm, sia sul davanti sia sul dietro. E ora devo ridisegnare le tacche della manica nei punti giusti. E finalmente la manica è finita e posso mostrarvi il risultato finito e indossato. Sono molto soddisfatta di come veste il corpino e l'unica cosa che cambierò è una piccolezza, però preferisco farlo. Toglierò mezzo centimetro nel centro dietro, quindi mezzo centimetro dal lato destro e mezzo dal sinistro, quindi in totale 1 centimetro esattamente nel centro dietro, perché se ci fate caso nel collo dietro appunto tende a esserci un po' di lasco, cioè il corpino tende a essere un po' larghino e niente, quindi toglierò quelli.
Per il resto è normale ovviamente che tutto il corpino sia un po' largo, perché appunto non ha pens ed è pensato per fare dei capi larghi. E niente, il giro manica veste bene e basta, direi che sono soddisfatta. E per questo video è tutto, io spero che vi sia stato utile, lasciate un mi piace e condividetelo se conoscete qualcuno che vorrebbe imparare tutte queste cose. Nelle prossime settimane farò anche dei sondaggi nelle mie stories di Instagram per vedere che tipo di blusa realizzare e sentire un po' anche i vostri pareri. E anzi ne approfitto anche per dirvi che potete mandarmi dei messaggi privati su Instagram con immagini di ispirazioni di bluse se vi va. Bene, per oggi è veramente tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!